Ci sono storie brutte, ma con un bel finale. Ci sono storie belle con un finale che non ha senso, con un finale che ti lascia senza parole. Quella della terza prova di campionato nazionale è una storia vincente, ma ahimè, con un brutto finale. Contestualizziamo, per coloro che non seguono costantemente i miei video report e per coloro che si annoiano a vedere video così lunghi che raccontano dell'esperienza delle gare, dopo lunghe fatiche siamo finalmente arrivati all'ultima e decisiva prova del campionato nazionale Buggy 1.8 Nitro 2023. E dove si è spostato questa volta il circus dell'RC Buggy? Qual è l'unica pista RC off-road in Italia ad avere un aereo vero nel parcheggio? Ma ovviamente è Volandia! Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo, come vedete alle mie spalle, a Volandia per la terza ed ultima prova di campionato nazionale 2023. Ho deciso di fare la intro qua fuori dalla pista per farvi vedere intanto qual è la location, perché qua siamo in un posto di rilevanza storica. Abbiamo infatti il museo del volo dove sono al suo interno contenuti vari simulatori, aerei, c'è di tutto e probabilmente vedrete anche dei contenuti relativi a questo museo più avanti nel video, non so ancora perché oggi è venerdì e abbiamo in programma solo e soltanto prove libere. La pista è molto piccola, molto tecnica, con tantissime curve a 180 gradi e ripartenze, una sola percorrenza nella parte alta sinistra della pista, poi la vedrete meglio quando vedrete appunto un po' di action. E niente, oggi abbiamo soltanto prove libere, 5 manche, iniziamo a mezzogiorno e niente, vediamo come andrà a finire questo nazionale 2023. Arrivo a questa ultima prova di campionato nazionale dall'alto della mia settima posizione. Ero veramente contento, ma va detto che questa settima posizione era dovuta al fatto che tanti piloti non avevano due prove buone. Quindi c'erano alcuni che avevano sbagliato una gara e altri che non erano stati proprio presenti ad una gara. Quindi sapevo di dover faticare molto per cercare di ottenere il mio obiettivo stagionale, che era restare nella top 10 a livello nazionale, e sapevo altrettanto bene che sarebbe stato praticamente quasi impossibile riuscire a mantenere la settima posizione. Arrivo a Volandia con estremo entusiasmo ed estrema voglia di fare il meglio possibile, nonostante non sia riuscito neanche ad andare a provare la pista. Non ci sono riuscito non per mancanza di voglia, ma praticamente tra weekend dove la pista era aperta soltanto uno dei due giorni, o sabato o domenica, e weekend dove avevo impegni inderogabili come festeggiare il compleanno di mia figlia e l'anniversario di matrimonio, ahimè non sono riuscito ad andare a provarci. Quindi siamo entrati nell'ampissimo parcheggio e come vedete qua da questo lato alle mie spalle abbiamo il museo del volo. La caratteristica di questa pista è che i box sono al chiuso, infatti abbiamo dei capannoni dove praticamente alloggiano i box per fare manutenzione ai nostri automodelli. Qui abbiamo l'ingresso della pista ragazzi e come vedete alla mia destra ci sono i box, quelli di cui vi parlavo prima. Come ho detto nel report ragazzi, la pista di Volandia è una pista molto tecnica, vero buggy, tutta terra naturale. Era stata leggermente trattata prima della gara, ma il fondo dopo le prove di venerdì si era sgretolato molto e aveva generato delle crepe, delle creste che lo rendevano molto avvincente. La mia macchina il venerdì non ne ha voluto sapere di andare, a parte in una delle 5 prove controllate dove sono riuscito a inanellare diversi giri buoni ma con somma fatica. Avevo problemi costanti in accelerazione. Non riuscivo ad aprire il gas come volevo perché la macchina era veramente troppo nervosa. Ho provato a fare veramente di tutto, ho lavorato tantissimo sulle gomme, sui differenziali, sulle geometrie, sugli ammortizzatori, ma tutto ciò che facevo non portava a nessun risultato. Terminata la giornata di venerdì, allora le prime 3 prove da 8 minuti sono state veramente un disastro.
La pista è molto 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 tecnica ed è molto sensibile ai punti dove passiamo praticamente, quindi c'è come un binario che va sfruttato al 100% e non si può fare diversamente. Quindi la pista è molto complicata per chi non ci ha girato mai e niente, nella quarta però siamo andati molto bene con diversi 30 come tempo sul giro e con un best lap di 33, quindi dai, sono abbastanza contento. Però nella quinta abbiamo provato altre cose e la macchina andava peggio nuovamente, quindi torniamo a mettere tutto come nella Manche 4 e vediamo domani nelle qualifiche che cosa accadrà. Arriviamo quindi alla giornata di sabato dove erano previste le canoniche 4 qualifiche. Anche in questo caso ragazzi è stata una giornata disastrosa. Vi faccio sentire quali sono le mie affermazioni dopo la fine delle qualifiche. Terminate le qualifiche ragazzi, disastro dei disastri. Praticamente non sono riuscito a chiudere una qualifica senza commettere errori. È una roba che praticamente non mi succedeva veramente da diversi anni. Oggi i tempi comunque si sono leggermente alzati e quindi siamo riusciti a girare anche diverse volte in 30, però quello che ci ha veramente penalizzato sono gli errori. Non riesco a trovare passo di gara, il mio passo di gara è troppo lento, quello col quale non commetto errori, e quindi niente, partiremo col numero 8 nella finale B e tanti super pro faranno la finale B domani, quindi sintomo che comunque vada la pista è abbastanza complicata per diversi, è stata abbastanza complicata per diversi e niente, faremo del nostro meglio, ma sinceramente mai come questa volta sono abbastanza sicuro di non riuscire a fare bump up. Come avete sentito ragazzi, ero praticamente sicuro di non riuscire a passare in finale A a fare il bump up. La macchina continuava ad essere difficile qualunque cosa io facessi. Era come se il mio motore avesse una potenza indomabile, nonostante che abbia provato a fare veramente di tutto, compreso mettere il rapporto, quindi campana più grossa che avevo e corona più piccola che avevo, per allungare il più possibile il rapporto finale in modo da avere una macchina meno aggressiva sull'apertura del gas. Ho provato davvero di tutto ragazzi, davvero di tutto, e la cosa strana era che il problema non accennava a risolversi. Dopo le qualifiche non avevamo tempo per fare la canonica manutenzione alle nostre auto perché la pista inusualmente chiudeva abbastanza presto, quindi abbiamo deciso con Lorenzo di trovarci la mattina alle 7 e di iniziare la manutenzione del veicolo e a smontare completamente tutta la macchina. Buongiorno a tutti, è domenica mattina, il giorno delle finali e purtroppo stanotte ha fatto un temporale veramente ragazzi incredibile. Noi stavamo tornando da cena quando è cominciato, dal ristorante ci stavamo spostando verso l'hotel e addirittura ci siamo dovuti fermare perché la visibilità data dalla pressione incredibile dell'acqua era praticamente zero, quindi era pericoloso anche proseguire. Temporale incredibile e niente, quindi sicuramente il programma subirà dei ritardi e vediamo che cosa accadrà. Sì ragazzi, il sabato sera ha fatto un temporale incredibile ragazzi. Io sinceramente non credevo di riuscire a effettuare la gara il giorno successivo perché veramente ha fatto tanta di quell'acqua che non riesco neanche a raccontarvelo. Purtroppo non avevo le telecamere con me e non ho potuto riprendere. Hanno quindi, come detto, posticipato il programma di gara e noi abbiamo avuto più tempo per riguardare meglio la nostra macchina. E ragazzi, durante la manutenzione accurata dei differenziali, cosa scopro? Scopro che la cassa del differenziale centrale era completamente mangiata dalla crociera. Chiaramente questo è un problema che mi porto dietro, credo, dalla Spagna, perché abbiamo girato in condizioni veramente proibitive. Facevo le run da 40-50 minuti con la temperatura della pista che arrivava vicino ai 47 gradi. È ovvio poi che questo tipo di usura è esponenziale perché ogni volta che si dà gas le crociere socquadrano e chiaramente bloccano il differenziale, quindi lo spazio
che si crea è sempre maggiore e ovviamente con l'andare avanti del tempo il problema peggiora a vista d'occhio. Dopo aver trovato finalmente qual era la causa dei miei problemi, faccio un setup del tutto casuale perché ovviamente non avevo esperienza con una macchina con le trazioni messe a posto e faccio le prove libere. Nelle prove libere capisco immediatamente che la macchina va veramente ma veramente forte. Chiaramente le prove libere sono state fatte più di un'ora prima rispetto a quando abbiamo fatto la finale, c'era umido e la macchina sinceramente era quasi perfetta. Durante la fase ho avuto un po' poco sterzo, ma sinceramente ciò nonostante la macchina era veramente fantastica. Era un missile e come vedrete nel report l'hanno detto anche i telecronisti. Quindi andiamo in pista per un po' di action e godetevi questa entusiasmante finale B della terza prova di campionato nazionale 2023. Abbiamo Baruffolo Marco, Scaramozzino, Masaggia, Zanchettin, Tescione, Terenghi, Camamo, Teghesi, Flamini, Nico, Iotti, Cascone risalito e Romani risalito a Bambap. E quindi la tecno di Baruffolo là davanti con Alessandro Scaramozzino con la sua Agama e poi la X-Ray di Riccardo Masaggia, Zanchettin con la Infinity, compagno di squadra di Ricky Bertone. Nota di regia, se puoi dire a Paolo di registrare. Pronti? Via! Si parte ragazzi, faccio subito una buonissima partenza e al termine del primo giro riesco a mantenere la posizione. Due di Scaramozzino dietro, uno dietro l'altro, che spettacolo! Andiamo a inquadrarli uno dietro l'altro a Trenino, che spettacolo qui a Volandia, l'ho già detto 3 volte nel giro di 30 secondi, ma proprio perché lo è veramente. Guarda che Trenino, aperto, Diego! Trenino, spettacolo con la 4, la 4 di Zanchettin che sbaglia, la Infinity di Zanchettin che si riprende. Allora abbiamo Baruffolo, abbiamo Scaramozzino, abbiamo Masaggia, Tescione, Camamo, Flamini, Zanchettin, Teghesi, Terenghi e Cascone. Al giro 4, sfruttando un paio di errori e facendo dei sorpassi, riesco a portarmi in P5. Prendono lo spazio a suon di ruotate. Assolutamente, attenzione perché risale anche Teghesi, il Teghello, che sta cercando di riprendersela questo bump up, questo podio, o risalire per cercare di andare a pressare quelli là davanti. Dopo circa 4 minuti di gara chiudo il gap e mi porto in lotta con Giuseppe Tescione. La lotta tra me e Giuseppe sarà uno degli elementi chiave di tutta questa gara. Centimetri dal corrugato Tescione, ma anche Teghello che prova l'attacco. Teghello in palla, Andiamo a non vederlo. ha niente da perdere. Pilota toscano ci prova HB contro una X-Ray di Giuseppe Tescione, che quando è là davanti c'ha sempre da fare, Sì, veramente da sì. fare. Non si annoia mai. 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 Intanto Guarda che Teghesi sta cercando dove sì. attaccare. Comunque la macchina di Teghesi è perfetta. Attenzione perché stanno arrivando sotto a Scaramozzino, quindi si ricuce tutto il gap di Scaramozzino, il quartetto Cedra dietro a Baruffolo che ormai ha piazzato dei tempi sul giro. Andiamo a vederli. Lascialo là. Al giro 11 sfrutto un errore di Scaramozzino e mi porto in P4. Attaccato anche Masaggia, tutto questo che è arrivato, anche lui sbaglia Scaramozzino, sbaglia Scaramozzino, quindi Scaramozzino dietro agli altri e quindi adesso è diventato un quintetto capitanato da Zanca, poi Tescione, poi Teghesi, Masaggia e Scaramozzino. A questo punto ragazzi sono in lotta serrata con Giuseppe Tescione, che è veramente bravo a chiudere le traiettorie, a mantenere la calma con i miei attacchi e sinceramente devo fargli veramente i complimenti perché ha guidato veramente bene. Spettacolo puro, e allora siamo sempre con le macchinine, attenzione perché c'è una lotta serratissima. Un sorpassone allora, questo. Andiamo qua tutti e due, perché entra Teghesi e entra anche Tescione. E vediamo la compagna di Teghesi e via, bellissimo, bravissimi. Grande. Alex Resch, scusate. Bravissimi lì sotto. Andiamo a vedere perché adesso la classifica fra questi due è la seconda e la terza, se la giocano per il bump up. Seguiamoli, sia Tescione che Teghesi. La campagna contro la Toscana. La Toscana. Campagna contro Toscana, Lombardia è andata con Marco Baruffolo che non l'abbiamo ancora inquadrato. Lombardia, portami via. Baruffolo è là davanti e ha già un giro in più da un po'. Attenzione a Teghello, scusa Ricky, ma vai. abbiamo davanti Terenghi che dovrebbe farsi da parte, anzi no, è la macchinina di Romani che in questo momento sta facendo un po' da tappo alla lotta per la seconda posizione tra Teghesi
e Tescione. No, c'è Zanca in seconda. Ah no, Zanca è passato, attenzione, Zanca secondo. Zanca in seconda, c'è là stato davanti, il pieno, Zanca. pieno, sì, scusate, è vero. la lotta la terza per posizione. tornare sulla seconda sulla posizione. terra. Ma sono qua, Sì, infatti sono qua. hanno fatto passare i due in lotta, Wow. che sono Tescione e Teghesi. Wow. Double T. Double D, quindi vediamo un po' i tempi. Baruffolo 31, 373 il casco rosso, l'ultima tornata 31, 534, 12 secondi su Zanchettin che ha girato in 32, 825 il suo best 31, 664, poi Giuseppe Tescione best 31, 865, giro buono 32, 569 e poi Teghesi best 31, 565 l'ultimo giro in 32, 558. Comunque Diego, io ti voglio dire che Teghesi è in formissima, Assolutamente, ha una Fabri. macchina semplicemente Cosa sta perfetta facendo? e sta guidando benissimo. Wow. E io ti devo dire che in delle curve deve frenare per evitare di tamponare Tescione. E stanno andando a prendere là davanti la Infinity di Zanca, attenzione, si fa da parte Davide Terenghi, sì, addirittura quasi Teghesi gli ha usato Guarda quanto li recupera Teresi prima del ponte a Tescione. Whippatona. Conoscendo Teghesi, scusami Diego, sta aspettando un piccolo errore per riuscire a prenderlo. Grande. Whippa è perfetto. Grande. Teghesi è perfetto. Al giro 24 Zanchettin sbaglia, Tescione lo prende, io ne approfitto passando interno e mi porto in P2. Sono in questo momento in posizione di bump up. Baruffolo è circa 12 secondi più avanti di noi ed è difficilissimo andare a prenderlo. Ha fatto bene o male tutta la gara da solo e va anche molto forte. Qui ancora Teghesi non lascia il respiro, No. un Tescione, un mastino. veramente il pilota campano deve sudare 8 camicie oggi per cercare di portarsi a casa questa finale A che è sicuramente l'obiettivo primario. Attenzione perché adesso c'è una macchina, quella di Iotti, che si fa da parte con Teghesi, ragazzi. Mi farei da parte anch'io. Cosa sta Guarda facendo che Tescione è bravissimo a stare lì, a tenere la calma, sì. A non sbagliare niente, perché Teghesi è veramente in palla oggi. Assolutamente in palla. E anche Zanca non molla il colpo, perché io lì un errore e finisci dietro. Differenze sostanziali sia di motore che di gomme. Attenzione, errore, attenzione per Zanchettin che perde la seconda posizione e l'attacco, attenzione, in tutto questo ne approfitta Teghello. Teghesi qua scappa. sul ponte, sì, Matrix. Anche Luca Iotti non poteva fare niente, non si poteva cancellare dalla pista e quindi Tescione gli è andato Teghesi, contro. perdonami, palla. ma se la merita nel caso Teghesi. Sì. Allora, Teghesi, seconda posizione. Giro 29, sono a 12 secondi dalla testa e ho 5 secondi di vantaggio sul terzo. Intorno al 21esimo minuto commetto il mio primo errore della gara. Sul 180 gradi a sinistra pizzico il cordolo molto violentemente e cappotto. E Scaramozzino mi passa e si porta in P2. Io in questo momento occupo la P3. Il gap si sta assottigliando. Assolutamente. Infatti anche la casa Ha sbagliato Teghesi, ha dato la posizione a Scaramozzino e arriva anche Tescione. Errore per Fabrizio Teghesi. E allora ecco lo Scaramozzino che arriva, Teghesi dietro. Cos'è la gamma di Scaramozzino errore. che si porta in seconda posizione adesso. Stiamo qua Diego, qua. Sì, siamo qua con le telecamere di Modellismo RC. Intorno al giro 40 sono ancora in lotta con Scaramozzino, non riesco a passarlo ragazzi, la pista è stretta, è tecnica ed è molto difficile fare sorpassi puliti. Scaramozzino, ponte Matrix. Arriva adesso Teghesi che salta. Teghesi non ci sta. No, non ci sta. Non ci sta Teghesi. Grande whippatona. Guardalo. Belli da vedere questi tre. Da mandare un replay della curva di Tega. Si giocano praticamente la finale A. Però, Scaramozzino, gran ritmo. 2 decimi Teghesi su Scaramozzino in questo giro. Paura, ragazzi, Tescione. dovete rimanere incollati. Assolutamente sì. Al telefonino, la tele, il PC. Perché qua abbiamo Piemonte, Toscana e Campania che se la giocano, ragazzi. Dico le regioni per farvi capire quanto il nazionale
sia di tutti. Non 7 così, decimi di Teghesi su Scaramozzino, 7 decimi ha preso Teghesi a Scaramozzino, e allora il pilota Gama adesso incomincia a Francesco, sentire mi di nuovo raccomando, la stai pressione. lì, Siamo stai lì, lì. perché è lì che dobbiamo puntare con Tescione, che adesso ha lasciato qualcosa. Il giro di Teghesi è stato di 31 533. Diego, siamo lì alla compressione. E siamo arrivati alla resa dei conti. Ha già dovuto allargare la traiettoria per non tamponarlo. Ma attenzione, perché hanno ancora un pieno. Se la giocano Wow. ai pieni. Se la giochi ai pieni, assolutamente. Quasi ora dei pieni, quasi ora. Le gomme O-Trace di Scaramozzino che stanno facendo il loro dovere, ma dietro c'è la macchinina HB motorizzata agli elasi con Mata Matrix di un Teghesi di tutto punto. Entra però al rifornimento e la mia pit crew decide di posticipare più possibile il rifornimento in modo da lasciarmi pista libera e consentirmi di accumulare un gap necessario per riuscire davanti. Pieno per Scaramozzino. Quindi una undercut per Scaramozzino. 3, 4, via. 4 4 secondi, secondi mal contati. Paolo Polimeni. E adesso io credo che arriverà anche Teghesi. Al giro 42 entro ai box ed esco davanti, ragazzi. Teghesi. Eccolo, andiamo a vederlo con la nostra pit track. 1, 2, Fornimento, 3, gliela mettono mezzo, e 3 riparte. Che mezzo. spettacolo, addirittura con l'alettone va a toccare e passa. No, attenzione, poi c'è Tescione. Ma c'è un imprevisto. Tescione è davanti a me e sta ritardando molto il pit stop. Tescione ha una gomma scollata e quindi sta girando più piano del normale. Mi fa da tappo e sinceramente non voglio prendere rischi, non voglio passarlo perché potrei incastrarmi nel suo alettone, perché potrei prendere uno stop and go. Non me la sono sentita di effettuare un sorpasso, tanto sapevo che sarebbe dovuto rientrare. A 3 minuti e mezzo dalla fine Tescione finalmente entra ai box e io ho pista libera davanti a me con Scaramozzino molto vicino, perché approfittando di Tescione che mi faceva un po' da tappo è riuscito a colmare il gap. Attenzione perché Tescione entra. Sì. Giusto. E allora Sei. se la Lo giocano sapeva Teghesi. Fabrizio. Se la giocano Fabrizio lo Teghesi sapeva. e Scaramozzino. Se la Il giocano problema è che Teghesi e Scaramozzino. La tecnica conservatrice, la tattica conservatrice di Teghesi ha fatto sì che arrivasse Scaramozzino. Assolutamente. E adesso sbaglia vediamo. Scaramozzino. E allora passaggio di Teghesi. Dai, scusate, sbaglia Teghesi e passaggio di Scaramozzino. Ha sbagliato Teghesi, sbaglia ancora, lì si punta. Due puntate di Teghesi. Decido di tirare un paio di giri per prendere un po' di gap e purtroppo, ragazzi, commetto il mio secondo errore della finale. Scaramozzino mi passa e sono costretto a un grande recupero. Ci riprova. Teghesi qua ha lasciato quasi 2 secondi. Un po' meno di 2 secondi. Ma andiamo a vederlo. A quel punto mi dico: Fabri, devi stargli più vicino possibile, devi cercare di sfruttare ogni minima incertezza di Scaramozzino. Ma 2 giri dopo, purtroppo, l'errore lo faccio io. E lo faccio nel peggior punto possibile della pista. Addirittura la mia macchina finisce sotto al ponte. Un errore molto lungo che mi fa perdere ben 14 secondi e l'accesso alla finale A. 2 Diego. minuti e 20. Tante di quelle cose che rimarranno nel suo repertorio. Una finale B qui a Volandia da Cardio Palma. Errore di Teghesi e qua addirittura va fuori Teghesi giù. Ciao. Addirittura sotto il ponte. Ciao Mare. La va a buttare Fabrizio Teghesi, la va a buttare. La buttata così. La buttata via. Chiudo in terza posizione questa finale e in 13ª assoluta tutta la gara. Finale B finita, ragazzi, non so più se prevale la gioia per aver risolto il problema o la rabbia per non essere passato. Purtroppo ho commesso un errore molto grave gli ultimi 3 minuti e ho buttato via tutta la fatica che avevo fatto con una gara spettacolare, partito molto indietro, però è dura da accettare, ma ho fatto nuovamente 13esimo anche a questa gara, quindi un 8° e 2 13esimi posti. Molto triste perché credevo di avere il potenziale sia a Policoro che qua per fare la finale A, però non mi è riuscito.
Avete visto ragazzi, purtroppo non ce l'ho fatta a passare il turno e chiudo nuovamente in P13. Vi anticipo già che la mia posizione finale del campionato nazionale è stata P11, quindi sono finito in P11 e non ho centrato il mio obiettivo stagionale, l'obiettivo che mi ero posto per questa stagione nazionale. C'è da dire però che in classifica c'è uno straniero che corre legalmente, ha corso legalmente 2 prove di campionato nazionale ed è finito in 8ª posizione. Sto parlando di un ragazzo della top 25 del mondo, Berkan Kilic, che se sottratto dalla classifica mi fa essere tra i primi 10 italiani. Quindi possiamo dire che il mio obiettivo è stato centrato al 95%, ma farò un video report dedicato esclusivamente alle conclusioni di questo campionato nazionale. Adesso vi voglio parlare soltanto della gara di Volandia. E ragazzi, mi è successa una cosa fantastica. Mentre stavo prendendo un caffè dentro al punto ristoro del museo del volo di Volandia, uno dei ragazzi della pista ha detto casualmente a uno dei membri del museo che io avevo un canale YouTube e che ero molto seguito nell'ambito RC. Quindi sono stato invitato ad entrare dentro al museo del volo e a fare un report veloce di questo fantastico luogo. Ragazzi, consiglio vivamente a tutti di andarci perché è un posto veramente spettacolare. Si vedono delle cose incredibili e ovviamente io vi do un piccolo assaggio così che possiate apprezzare che pezzi contiene questo fantastico museo. Andiamo! Allora ragazzi, ci troviamo esattamente dietro ai box della pista e siamo all'interno del Museo Volandia, che è il museo di aviazione più grosso a livello europeo. Ci sono più di 130 velivoli esposti e vi porto a fare un giro. Come vedete ragazzi, l'estensione è veramente gigantesca e ovviamente in questo video non ce la farò a farvelo vedere tutto, ma è un bene perché se vi trovate in questa zona, Malpensa, Gallarate, questi posti qua, mi raccomando non mancate una visita a questo museo perché è veramente molto molto suggestivo. Alle mie spalle ragazzi c'è un pezzo di storia non indifferente. Questo è il primo aereo che ha volato nella storia italiana nel 1910. È fatto con i pezzi delle biciclette ragazzi, guardate, qui c'è una ruota di una bicicletta, pensate, è una cosa assurda. Come vedete ragazzi, alle mie spalle c'è una foto in bianco e nero di una fabbrica di aerei del 1910 e ragazzi quella fabbrica riprodotta in queste immagini, perché poi vedrete siamo circondati da queste immagini, era esattamente il locale dove mi trovo adesso. Pensate a quanta storia c'è qua all'interno. Alle mie spalle ragazzi c'è l'ultimo aereo prodotto dalla Caproni e pensate, l'acquirente più famoso che ne ha presi addirittura 2 è John Travolta, come avete visto nelle immagini precedenti. Dentro questi locali ragazzi lavoravano ben 3500 persone e qui dietro la fabbrica c'è una frazione chiamata Case Nuove dove alloggiavano tutti i dipendenti della fabbrica Caproni.
Dietro questa porta, ragazzi, c'è l'officina storica dove vengono ricostruiti tutti gli aerei, tutte le parti con gli strumenti originali dell'epoca, veramente suggestivo. Ovviamente non possiamo entrare, ma dal vetro riusciamo a sbirciare qualcosa. Come vedete dal logo alle mie spalle stiamo per entrare nel reparto dell'aeronautica militare e qui, ragazzi, c'è un tunnel dedicato alle frecce tricolore. Guardate, venite con me. Adesso, ragazzi, al termine di questo tunnel veramente suggestivo, entriamo nella storia dell'aeronautica militare. Guardate che pezzi veramente spettacolari. Quello alle mie spalle, ragazzi, è veramente un pezzo di storia perché è stato il primo aereo a superare la barriera del suono, l'F-104. Guardate che spettacolo e qual è il suo look caratteristico, che sembra appunto uno spillone, guardate. Ragazzi, quello alle mie spalle è un aereo che, oltre ad avere appunto un valore a livello economico, è anche un valore storico, perché è l'aereo dove ci fu la famosa partita a briscola tra Pertini, Gentile, Causio e Zoff al ritorno da Madrid dopo i campionati del mondo vinti. E faremo una cosa un po' particolare che penso sia capitata veramente a pochi. Ragazzi, stiamo per entrare veramente in questo aereo storico. Ripeto, non è una riproduzione o un modello uguale, è questo, ragazzi, incredibile. Allora, questi, ragazzi, erano davvero i posti di come erano disposti i giocatori. Vedete, ci sono proprio i nomi. L'unico, ovviamente, al quale non si può accedere è questo, perché era quello del Papa. E questo, ragazzi, è niente po' di meno che il tavolino dove hanno giocato la famosissima partita a briscola. Vedete? Gentile, Zoff, Pertini e Cabrini. È veramente, veramente suggestivo. In questo momento, ragazzi, sono esattamente al posto di Pertini. Incredibile, incredibile. Questo è un relitto, ragazzi, che hanno trovato in un deserto. Quindi hanno rifatto il diorama, la riproduzione della sabbia con il relitto sopra. È veramente suggestivo. Questo bestione che vedete alle mie spalle, ragazzi, è l'elicottero più grosso in dotazione alle forze armate. Come vedete, ragazzi, ha ben 2 pale e adesso saliremo sopra anche a questo. È il museo del volo, ragazzi, ma c'è un intero padiglione dedicato alle macchine. E che macchine, ragazzi, vedrete. Ragazzi, dietro di me c'è, come vedete, la famosissima
Lancia Stratos. Mi devo acchinare perché altrimenti è talmente bassa che o non entra la macchina o non entro nell'inquadratura. E adesso vi porto a vedere che c'è la lavagna dove questa macchina è stata disegnata. È proprio questa, ragazzi. Incredibile. Questa, ragazzi, è la famosissima Lamborghini Countach. E questa, ragazzi, è la Miura. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente mettete tantissimi like qua sotto, commentate, ditemi cosa ne pensate e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!